Benvenuti su Il Portale di Storia, il canale che accende la fiamma del pensiero antico per illuminare il nostro presente. Se ami la filosofia, la riflessione profonda e le radici della civiltà umana, qui troverai il nutrimento per la mente e per l'anima. Iscriviti ora e attiva la campanella per restare sempre aggiornato. Oggi intraprenderemo un viaggio tra le menti più illuminate dell'antichità. Non solo frasi celebri, ma vere e proprie mappe per affrontare con saggezza la vita contemporanea. Eraclito di Efeso. Ci ha lasciato un'immagine indimenticabile. Non ci si bagna mai due volte nello stesso fiume. Un'affermazione poetica, ma anche un monito. Tutto cambia, nulla resta identico. Il fiume scorre e noi con esso. Persino l'individuo che entra oggi nell'acqua non è lo stesso di ieri. In un'epoca in cui desideriamo stabilità a ogni costo, Eraclito ci spinge ad accettare la trasformazione come parte dell'essere. Non temere il cambiamento, cavalcalo, conoscilo, adattati. Solo così la vita diventa armonia. Socrate, attraverso i dialoghi di Platone, ripeteva instancabilmente: «So di non sapere». Questa frase, apparentemente paradossale, è la chiave del pensiero critico. È solo riconoscendo i nostri limiti che possiamo iniziare a superarli. Il dubbio, spesso considerato un segno di debolezza, per i filosofi scettici come Timone, era invece la vera libertà. Non accettare nulla come vero senza metterlo in discussione. Nell'epoca delle fake news e delle convinzioni incrollabili, il dubbio è uno strumento rivoluzionario. Epicuro non era un edonista sfrenato, come spesso si pensa, ma un maestro del piacere sobrio. «Non sarà mai felice chi desidera troppo», diceva. Per Epicuro, la felicità consisteva nell'eliminare il dolore fisico e mentale. Godere di un pasto semplice, di un'amicizia sincera, di una giornata serena. Queste erano le sue fonti di gioia. Il suo discepolo Metrodoro proseguiva questa visione. Chi impara ad amare le piccole cose possiede già la chiave della vera felicità. Un antidoto potente alla frenesia del possesso e al marketing dell'insoddisfazione. Aristotele ci ha lasciato una delle colonne portanti dell'etica occidentale, la dottrina del giusto mezzo. La virtù, scriveva, è il punto intermedio tra due vizi opposti, l'eccesso e il difetto. Il coraggio, ad esempio, è la via di mezzo tra temerarietà e codardia. In un mondo che spinge agli estremi, iperproduttività, perfezionismo, consumo esagerato, il pensiero aristotelico ci ricorda che l'equilibrio è l'unica strada verso la felicità duratura. Polemone, filosofo dell'Accademia, diceva: «L'educazione non è riempire un vaso vuoto, ma accendere una fiamma». L'istruzione vera non impone, ma ispira. Non trasmette solo nozioni, ma forma caratteri, coscienze, valori. Senofonte, storico e discepolo di Socrate, scriveva: «L'educazione è la vera ricchezza di un popolo. Senza cultura, una società si svuota di senso e di futuro». Nel caos dell'informazione odierna, questo richiamo alla profondità e alla formazione è più attuale che mai. Platone vedeva la conoscenza come un cammino spirituale. Nel mito della caverna ci racconta di uomini incatenati che vedono solo ombre. Solo chi si libera e affronta la luce potrà vedere la realtà e comprendere l'essenza delle cose. La conoscenza, diceva, deve essere cercata con ardore e conquistata con libertà d'animo. Imparare non è un obbligo, è un viaggio interiore, un'ascesa dell'anima verso il bene. Per Cicerone, grande oratore e pensatore romano, l'amicizia era il dono più prezioso che la natura ci avesse concesso. L'amicizia è un'anima sola che vive in due corpi. Oggi, in un'epoca di connessioni digitali e rapporti volatili, questa frase risuona come un richiamo all'autenticità. L'amicizia vera, costruita sulla fiducia e sulla condivisione, è un pilastro per la nostra felicità e la nostra umanità. Talete, uno dei primi filosofi, affermava: «La meraviglia è l'inizio della conoscenza». Meravigliarsi è ciò che ci rende umani.
è l'impulso a capire, a esplorare, a creare. Omero, attraverso Achille, Ulisse ed Enea, ci ha insegnato che il vero coraggio non è l'assenza di paura, ma la scelta consapevole di affrontarla. Ogni giorno può essere un atto eroico, proteggere ciò che amiamo, restare fedeli ai nostri valori. Questa è la vera grandezza. Seneca, filosofo stoico, diceva: «Non possiamo cambiare il vento, ma possiamo orientare le vele». Non è il destino a determinarci, ma il nostro atteggiamento. La resilienza, oggi tanto citata, era per gli stoici la chiave della libertà. Anche quando tutto sembra perduto, anche quando le forze ci mancano, il cuore saldo è ciò che ci permette di trasformare il dolore in forza. Pitagora vedeva nei numeri l'armonia segreta dell'universo. Ogni cosa, per lui, era proporzione, ritmo, ordine. Anassimandro affermava che l'infinito è la sostanza di tutte le cose e Aristarco già intuiva che non siamo al centro del cosmo. Queste intuizioni, nate secoli prima di Galileo, ci ricordano quanto potente fosse la visione degli antichi. Ci invitano all'umiltà. Siamo parte di un tutto vasto e misterioso e il nostro scopo è comprenderlo, non dominarlo. Dalla Grecia all'impero romano, dalla filosofia al mito, queste voci antiche risuonano ancora oggi come campane che svegliano la coscienza. Ogni pensatore ci ha lasciato un pezzo di verità, un frammento di saggezza da ricomporre dentro di noi. Non sono parole morte, sono strumenti per vivere meglio, con più coraggio, lucidità e amore. Se anche tu hai trovato ispirazione in questi insegnamenti, lascia un like, condividi il video e iscriviti al canale Il Portale di Storia. E ora la domanda finale per te. Se potessi invitare a cena uno solo di questi filosofi, chi sceglieresti e cosa gli chiederesti? Raccontacelo nei commenti e alimentiamo insieme questo dialogo millenario.